Io sono Anna e questo è My Italian Circle. Questo è un canale per chi vuole imparare l'italiano. Qui parliamo di grammatica, di vocabolario, facciamo pratica di ascolto, parliamo di cultura, musica, arte e tanto altro. Ma oggi sarà diverso. Oggi voglio condividere alcune considerazioni del tutto personali. Oggi voglio dire una seconda volta e con più convinzione cosa penso della recente riforma sulla cittadinanza italiana per discendenza. Questo video è la seconda parte, diciamo così, di un altro video che ho pubblicato quando questa legge era ancora un decreto, quando lo shock era ancora fresco e ho ricevuto molti commenti. Alcuni erano veramente toccanti, discendenti di italiani addolorati che si sentono tolti un diritto, il diritto di identità. E ho letto anche molti commenti di italiani. I commenti di alcuni italiani non mi sono piaciuti e oggi indirettamente risponderò. Sappiamo che recentemente le regole per ottenere la cittadinanza italiana per i discendenti di italiani nati all'estero sono cambiate. La nuova normativa limita pesantemente lo ius sanguinis, il diritto di sangue, cioè, e qui semplifico molto, puoi ottenere la cittadinanza italiana solo se hai un genitore o nonno nato in Italia. Un cambio improvviso, retroattivo, che taglia fuori una parte ampia e preziosa del mondo italo-discendente. Il punto oggi non sono i dettagli della legge, di cui non parlerò, anche perché non sono un avvocato e potrei dire imprecisioni, ma è il concetto stesso che sta dietro a questo cambiamento che voglio discutere. Io vedo la volontà di escludere e discriminare chi non è nato in Italia. Il governo con questa legge discrimina ed esclude i discendenti degli immigrati italiani che hanno dovuto lasciare il nostro paese per cercare una vita migliore, quando in Italia c'era la povertà. È una vergogna, è un insulto. Molti hanno detto e ridetto che questa legge è stata introdotta per affrontare un problema specifico, l'abuso di un diritto da parte di persone senza reali legami con l'Italia, il cui unico interesse è ottenere un passaporto italiano e quindi europeo, che consente l'ingresso in numerosi paesi senza visto. In particolare si è fatto riferimento alle comunità brasiliane e argentine. A sostegno di questa tesi, viene spesso detto che ci sono lunghe liste di attesa, nei consolati italiani e si nomina anche l'intasamento dei tribunali. Okay, effettivamente le code ci sono e ci vuole moltissimo tempo per ottenere l'appuntamento al consolato italiano, d'accordo. E ci vogliono anni per ottenere la cittadinanza, dopo aver presentato una pila di documenti. Ma veramente vogliamo dare la colpa della nostra inefficienza burocratica agli altri? Abbiamo una burocrazia lenta e complicata e vogliamo etichettare tutto il Sud America come potenziali imbroglioni? Gente alla caccia di un passaporto facile? La colpa è davvero sempre degli altri? Questo problema esiste da anni, non è una novità. Non è diventato un'emergenza improvvisamente. Vi ricordo che la legge è nata con un decreto. I decreti legge sono atti normativi di urgenza, adottati dal governo in casi straordinari di necessità e di urgenza ed entrano in vigore immediatamente. Urgenza? Ah, urgenza di discriminare. Fra parentesi, ci saranno sicuramente una valanga di ricorsi, perché diversi giuristi hanno sollevato il dubbio dell'incostituzionalità e anche questo peserà sui tribunali. E vedremo, e magari ci saranno sviluppi futuri. Lo ripeto, io credo che la legge abbia voluto tagliare fuori, discriminare, abbia voluto dire chi sono e chi non sono i veri italiani. Ma è un paradosso e un controsenso.
La Costituzione italiana riconosce esplicitamente la libertà di emigrazione e parlando di emigrazione, in paesi come appunto il Brasile e l'Argentina, le comunità italo-discendenti hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo di queste nazioni, portando non solo forza lavoro, ma anche competenze, tradizioni, valori e una profonda etica del lavoro. Hanno fondato industrie, hanno coltivato terre, tutto questo mantenendo il loro senso di appartenenza, non lo dobbiamo dimenticare. Qui parliamo di milioni di persone che, pur non vivendo in Italia, mantengono spesso un legame fortissimo con le loro origini. Molti, non tutti, ma molti, parlano l'italiano o magari il dialetto e sono, dai, diciamolo, ambasciatori della cultura italiana del mondo. Sono ponti viventi che connettono l'Italia con il resto del mondo. Strappare loro il diritto alla cittadinanza, basandosi su criteri che onestamente mi sembrano quasi punitivi per chi ha esercitato il diritto di emigrazione. Significa non solo negare un legame profondo, ma anche sminuire il valore inestimabile che queste diaspore rappresentano per la nostra nazione, per il nostro paese. Cioè non sono meno italiani perché sono nati da un'altra parte o per avere solamente un antenato avi che per necessità, vuoi o per scelta, hanno lasciato il loro paese. Anzi, la loro esistenza e la loro identità plurima dovrebbero essere motivo di orgoglio e un'opportunità strategica per l'Italia. Vogliamo dimenticare le comunità italo-americane? Assolutamente no, rappresentano un capitolo fondamentale della nostra migrazione e un ponte culturale, un'influenza duratura in entrambi i sensi. Ma potrei dire questo di tanti altri paesi, perché gli italiani sono emigrati ovunque, anche in paesi europei. Ma mantenere il legame con l'Italia è più facile per gli emigrati in Francia, in Germania o in Belgio. In un paio d'ore raggiungi l'Italia. Chi invece al di là dell'oceano deve lottare ancora di più per la sua identità. E parliamo di identità in senso positivo, non esclusivo. L'identità italiana definisce milioni di persone nate all'estero da antenati italiani. Io personalmente conosco persone che non hanno imparato l'italiano a casa, magari solo i bisnonni erano italiani, ma si sentono italiani, si identificano come italiani. La prima cosa che ti dicono è io sono italiano. E basta parlarci insieme per capirlo, per percepirlo. Sono italiani, sono italiani. La questione della lingua. Nel video precedente ho ricevuto commenti di italiani nati in Italia che sottolineano l'importanza di parlare italiano. Sì, ma non è così semplice. Sappiamo che spesso gli emigrati italiani, per esempio, faccio un esempio negli Stati Uniti, volevano che i figli parlassero inglese, spingevano i figli a parlare inglese per integrarsi, cioè non era una volontà, diciamo, ma era percepita come una necessità, l'integrazione. E così molte famiglie e molti individui hanno perso questa parte fondamentale della loro identità italiana. Per molti che ora sono adulti, magari anche anziani, questo è un dolore, è un senso di perdita. E chi insegna italiano agli italo-discendenti lo sa, è così. Invece di punire, di escludere, dovremmo accogliere, rafforzare il senso di identità di queste comunità all'estero. Molti commentano che queste persone non torneranno e che sono solo degli opportunisti che cercano un vantaggio, ma mica vi rubano il pane, ma quale vantaggio? Non gli diamo soldi, non gli diamo pensioni, non ci rubano niente. Questo dovrebbe essere un investimento in un potenziale ritorno futuro. Ci sono paesini in Italia che hanno avuto una rinascita grazie all'immigrazione di ritorno di italo-discendenti argentini. E ora questa legge mette questi progetti a rischio. Ma devo ricordarvi che viviamo un inverno demografico in Italia? Abbiamo un tasso di natalità bassissimo. Invece di escludere, puntiamo a valorizzare,
a mantenere il legame e magari qualche frutto ci sarà. Io onestamente sono contro l'egoismo di chi è nato qui, non capisce, ma non vuole capire, di chi è nato qui e non ha una famiglia di migranti alle spalle. Non possiamo permettere che l'Italia si dimentichi dei sacrifici, di chi l'ha portata nel mondo. Non possiamo chiudere la porta a chi ha sangue italiano solo perché non è nato in Italia. Opinione personale, ma condivisa da molti, l'italianità non si misura dalla nascita nel paese, ma dal legame culturale e affettivo con le nostre origini. E io questo lo so perché conosco molte di queste persone. E molti mi hanno raccontato storie ma incredibili, commoventi di attaccamento all'Italia, di come custodiscono le tradizioni, i valori. Non è non è un fattore da sottovalutare. Mi hanno mostrato come l'Italia sia una parte, inscindibile della loro identità, un legame che va al di là del confine geografico e che merita di essere protetto. Quindi, prima di criticare, di attaccare, di escludere, cerchiamo di capire chi sono queste persone e che storia hanno alle loro spalle. Io spero veramente che ci saranno degli sviluppi futuri, che ci sia un'apertura al cambiamento, un'apertura all'ascolto e non all'esclusione. E vedremo se ci saranno degli sviluppi futuri. E qui oggi volutamente non ho parlato del referendum che è stato fatto qualche settimana fa sulla cittadinanza italiana per residenza, un referendum che non è andato bene. E qui anche c'è molto da dire sul concetto di cittadinanza, cosa vuol dire, a chi darla, a cosa corrisponde e anche sull'atteggiamento degli italiani stessi. Comunque, qui concludo, perché potrei parlare per ore di questo argomento. Io vi aspetto qui la prossima settimana per parlare ancora di Italia e di italiano.